Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, magliettina Ferrari regalata da mio nipote per il mio compleanno e niente, siccome sono un tifoso Ferrari l'ho voluta lustrare subito. Allora, il buon Emilio mi ha chiesto perché ha avuto difficoltà con PCM, con Windows 98 che i giochi gli andavano 2 fps, mi ha chiesto se potevo fargli un tutorial su come utilizzare Windows 98 con Qemu. Cos'è Qemu? Qemu è l'ennesimo emulatore di PC che funziona tramite Virtual Machine. Ora, non è easy come lo è PCM, però ci sono dei sistemi che grazie a un santo che ha precompilato tutto possiamo andare ad utilizzare scaricandoli da archive.org. Possiamo andare ad utilizzarli in modo un po' più semplice di quello che dovrebbe essere. Quindi ringraziamo tutti questo santo e vi ricordo che se volete aiutare il canale vi lascio il mio referral Amazon in descrizione, che se lo aggiungete ai preferiti e visitate Amazon attraverso questo link a voi non aggiunge nulla al prezzo, ma a me Amazon riconosce qualcosa perché è come se vi suggerissi Amazon. In questo modo si potranno comprare migliori attrezzature per fare i video, nuove cose per fare i video, eccetera, eccetera. Grazie. E ora andiamo direttamente al video. Allora ragazzi, una cosa che dovete per forza attivare nelle funzionalità di Windows è Hyper-V, ossia per l'esecuzione delle macchine virtuali. Attivatelo tutto, vedete? Deve essere tutto attivo. Fate ok, quando lo attivate vi chiederà di riavviare e riavviate. Allora, per prima cosa dobbiamo andare nel sito download di Qemu per Windows 64 bit. Il 32 bit è deprecato, quindi andremo qua sotto, qui, e scaricheremo la versione di Qemu W64, questa qua, e lo scaricheremo. Vi lascio comunque il download in descrizione. Subito dopo avviamo l'installazione, italiano, avanti, accetto, installiamo tutto, C program file Qemu. Possiamo anche cambiare cartella di installazione per avere meno problemi. Sì, cambiamola, mettetela in C /Qemu, dopo capirete perché. Installa. Una volta finita l'installazione fate chiudi. Ora andiamo su archive.org e scarichiamo questo file 997 mega. Scarica. Allora, una volta scaricato il file, apriamo, andiamo su C Qemu, eccolo qua, e spostiamo tutta la roba qua, la scompattiamo praticamente. Avviamo questo file, tac 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 tac, tutto avanti, tutto avanti, tutto avanti. Installa e installiamo questo JIT che ci servirà per avviare la macchina virtuale, da cui daremo i comandi bash per poterla avviare per l'appunto. E poi riavviamo il computer qua che ce lo fa vedere. Yes, restart my computer now. Una volta riavviato il computer, cerchiamo questo file start script, facciamo modifica oppure apri con blocco note, copiamo tutto quello che c'è scritto, andiamo nella cartella Win98, facciamo open bash here, tasto destro paste o incolla, si avvia Qemu con Windows 98 in pochissimi secondi.
C'è già qualche software preinstallato, come per esempio 3D Mark 2000. Run Default Benchmark. Ed ecco che si avvia il benchmark. Però insomma funziona. Ora, come installare i giochi? Facciamo start shutdown e si chiuderà Kemu. Lasciamo quella finestra bascia aperta. Io qui ho la mia ISO di Unreal, che non è la copertina originale ma il disco originale. Vedete che sono bravino. Allora, mi sono fatto la ISO, copia, e la incollo in questa cartella. Ora, perché vi ho detto di metterla in C? Perché se la installate in C programmi potreste andare incontro a problemi di permessi di scrittura e lettura, che dovrei stare qua a spiegarvi il perché e il per come. Allora lo installiamo in una cartella diversa, anche in un SSD diverso se volete, e facciamo prima. Non stiamo a impazzire con i permessi. Però C Kemu funziona, D Kemu, eh, F giochi Kemu, non lo so, quello che vi pare, purché non sia in C programmi x86 o programmi, insomma. No, ho sbagliato cartella, scusate. Unreal lo togliamo da qua e lo copiamo nella cartella principale di Kemu, dove trovate anche questa ISO VMD add-ons. Modifichiamo questo file, che è quello di avvio. Vedete che c'è VMA add-ons. Noi mettiamo un Unreal ISO, lo salviamo, copia, incolla e avviamo. In pochi secondi avremo il nostro Windows 98. E qui abbiamo il nostro CD, la nostra ISO, il nostro CD, come volete, di Unreal. Scegliamo nel nostro caso l'italiano, se vogliamo l'italiano. Avanti, sì, C Unreal. Si installa in un attimo perché praticamente tutto su SSD, quindi ci mette un attimo, sia il disco, Vogliamo installare DirectX 5? Sì, installa, vai. Note di pubblicazione, niente. Ok. Allora, adesso avviamo Unreal. Se vorreste mettervi il desktop un po' più grande, guardate, se voi ingrandite per esempio, CTRL ALT G per riprendere il controllo del mouse, si vede tutto un po' slavato. Allora rientrate qua nelle proprietà dello schermo, scegliete un qualcosa che si avvicina all'orizzontale, al verticale del vostro schermo. Allora 1280 x 1024 dovrebbe andare bene. Ok, più o meno va bene. CTRL ALT G, lo ingrandiamo un po', ecco qua, e ve lo settate così. Rientrate, ok, start, programmi, Unreal, gioca Unreal, italiano, ok. Hai una scheda 3DFX installata? Non penso che avete una 3DFX installata. Io ho una AMD. Forse nel caso di un Nvidia, se avete un Nvidia nel sistema, potrebbe anche funzionare la 3DFX, ma io ho una AMD, non funziona. Eccolo qua, Unreal.
esco per iniziare, opzioni, video, vediamo quanto possiamo arrivare. 1600 x 900, CTRL ALT G, qua, riclicco qua dentro, esco, gioco, nuova partita. Vediamo i dettagli grafici a proposito, audio video, dettaglio texture alta, musica vabbè, audio ok, qualità audio lasciamola così per non rischiare, e abbiamo Unreal che gira, il mitico Unreal, per chi se lo ricorda. Gioco, nuova partita, medio, femal mal, nome leg, inizia gioco. Con le freccette allora. E questo è Unreal. E voilà. Ok ragazzi, un sistema più semplice per avere Windows 98 non ve lo so dire al momento, quindi ok, penso che questo semplifichi abbastanza le cose. Quel che sì, io ho avuto problemi tipo quando ho provato a installare Quake 3, mi dava problemi che non riusciva a caricare il sistema OpenGL. Ho letto a giro che potrebbe essere un problema del driver video del PC e diceva di cercare un driver video compatibile con QEMU. Ora, io per questa cosa non andrò a impazzire a cercare un driver compatibile e niente, se voi proprio volete a tutti i costi avere anche OpenGL, allora iniziate a pensare che se avete questo problema dovete trovare delle soluzioni tipo cambiare driver video fino a trovare quello giusto, oppure avviarlo in Windows Machine Linux e poi da Virtual Machine QEMU e poi insomma è un po' lunga, però questo è il sistema più semplice visto che mi si è chiesto un tutorial. Spero che il video vi sia piaciuto, per questo video era tutto, enjoy!